il Napoli se l'è dovuta sudare, se l'è dovuta sudare parecchio contro un Pisa che è stato sempre combattivo, sul pezzo, ben messo. Non è la prima volta che poi esprimiamo parole d'elogio nei confronti della squadra del Gila, assolutamente. E ha messo anche in evidenza alcune disattenzioni che poi ne sono derivate, no, dal Napoli. Eh, Disattenzioni commesse da leggerezza o da mancanza di lucidità? E questa è la prima domanda che ci poniamo e proviamo a dare risposta nel corso del video. Ma mettendo da parte un po' le difficoltà e le criticità, siamo qui comunque ancora una volta a parlare alla fine di un Napoli che fa 3 gol, di un Napoli che trova anche appunto i gol dalla panchina, se pensi Lucca, Gilmour, lo stesso Elmas gli viene annullato gol per centimetri, no? Non sul fuorigioco, ma prima su Oliun, quindi anche nella profondità della rosa ci sono delle risposte importanti e anche su questo ci interroghiamo per le scelte di Conte e quindi un Napoli che fa poi 3 punti, bottino pieno, 4 vittorie su 4 e questo alla fine della fiera è quello che come al solito tiene banco, ovviamente. Parleremo anche della questione arbitrale. Si è discusso tanto di arbitri anche questa settimana e mi stanca la questione, ma ci dobbiamo ritornare. Prima, come al solito, se volete vi invito a lasciare un like, perché no a spolliciare per soddisfare la fame, l'appetito dell'amico algoritmo. Sapete che ha bisogno di pollici, di hype e di tutto il resto. Va bene. Se volete potete anche iscrivervi per seguire i prossimi contenuti e oggi Napoli, già domani si va con la Coppa Italia, poi c'è l'Europa League. Ovviamente stiamo qui a commentare tutto e vi ringrazio ragazzi, intanto io oggi anche in live siete venuti, il lunedì proverò a portarvelo spesso questo appunto contenuto, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi o passate sotto per trovare i vari profili social. Grazie. E proprio in live io vi dicevo attenzione, andatela a recuperare se volete quel pezzetto dove dicevo vedete che il Napoli gliela farà sudare. Io mi ero sbilanciato, ho detto prende anche il gol oggi il Napoli, avevo detto 2-1, invece è arrivato il 3-2. Sì, e devo dire che cosa? Ecco che cosa. Partiamo dal fatto che il Napoli anche nelle difficoltà, e oggi non è stata la squadra più brillante, più lucida di sempre, ha soluzioni, che è quello che poi lo diciamo da un po' di da sempre praticamente. Facile parlare di De Bruyne, di McTominay, dell'assist che serve a Lucca, ma io andiamo sul meno banale, meno scontato, Spinazzola. Cioè Spinazzola che è un giocatore che anche l'anno scorso ha giocato forse poco, o sbaglio? Cioè un giocatore quest'anno pazzesco che sta a sostituire Oliveira. Cioè il Napoli non c'ha Oliveira, o meglio, Oliveira credo che non stia giocando perché non sia in condizione, non credo che sia solo e unicamente scelta tecnica. Il fatto sta che Spinazzola, ragazzi, risponde presente e non per il gol, che tra l'altro secondo me il portiere poteva fare anche meglio, ma per come si applica su quella corsia di sinistra. E visto che a sinistra c'è il falso esterno che è McTominay, che poi in realtà non gioca mai esterno, lui deve salire sempre, altrimenti su quella fascia praticamente c'è il vuoto per il Napoli e quel ruolo lo fa, lo svolge alla perfezione. Spinazzola, oggi ribadisco, tenevi fuori Lobotka, ti gioca Gilmour e fa un gran gol. È vero che c'è il tiro di diversione, ma avete visto la giocata, no, il finta di tiro, come se la sposta? E lì è il gol. Come dico prima, aveva giocato da mezzala, la finta mezzala o meno, Elmas, e anche lui l'aveva trovato il gol. Quindi arrivano delle risposte. Lo stesso Lucca, giocatore aspramente criticato, oggi fa un gol che poi risulta decisivo ai fini della vittoria. Quindi sulla profondità della rosa del Napoli c'è da interrogarsi e queste sono le risposte più che altro. E, e un'altra cosa voglio dirla, appunto per queste, appunto perché secondo me alcuni errori, quelli di oggi, se penso a quello di Lorenzo, penso all'episodio di Lorenzo che appunto porta al 3-2, ma poco prima, un minuto prima c'è stata un'altra disattenzione di Beuchema. E dico una cosa,
questa non può essere leggerezza, perché la squadra di Conte non se le concede le leggerezze. Io penso che sia mancanza di lucidità e forse a tal punto quando, ed è un argomento scomodo che teniamo sempre fuori, ma va fatto, quando inizia a giocare tante partite importanti, perché la gara contro il City, è vero che siamo solo al 22 d'agosto, ma l'abbiamo visto per la Juventus e lo vedremo sempre più spesso, quando giochi impegni uno dietro l'altro importanti, vuoi non vuoi, cala la concentrazione. Quando incontri il Pisa, dopo aver giocato col City, cala la concentrazione. Qui certo poi subentra la bravura dell'allenatore, del lì che deve essere efficace nel tenerli su pezzo, tu d'accordissimo, però vorrei anche rimarcare che forse il Napoli anche può ancora maggiormente attingere dalla panchina per trovare delle soluzioni. Forse lì dietro è un po' contato ultimamente, perché ancora una volta si è fatto male Buongiorno, e questo è un grande rebus, perché Buongiorno adesso spesso sta peccando, tra virgolette, sotto questo aspetto. E forse in questo non riesce a trovare anche continuità la squadra di Conte. Forse questo è uno dei motivi che lo porta oggi a subire un po' dei gol che l'allenatore non vorrebbe subire. Perché oggi ok, ma Buongiorno, l'altro giorno, fino all'altro giorno, Jesus Rachmani, poi Jesus Beukema. Deve trovare un po' di continuità, di coppie in campo e di tutto il resto. E non è facile quando ci sono degli infortuni, sicuramente. Però anche lì davanti io penso, non è stasera il caso perché poi ha avuto ragione Conte, ha fatto 3 gol, la vince, la porta a casa. Però è possibile che gente come Neres, gente come Noah Lang, anche oggi 0 minuti. Cioè io di queste cose non riesco onestamente a capacitarmene, a farmene una ragione. Non vorrei che già alcuni giocatori li abbia bocciati Antonio Conte, non vorrei, onestamente, perché sappiamo com'è lui, lo sappiamo benissimo, almeno ne ho sentito parlare. E questo aspetto onestamente vorrei avere delle risposte che arriveranno poi durante le altre partite e avremo modo sempre di aggiornarci. Poi per il resto l'ho detto prima, ha trovato un attaccante che è voglioso, Højlund, lasciate stare che non ha trovato il gol, ma ha fatto una roba là quando stradichi il pallone al difensore, va a concludere, giocatore che ha tanta voglia sicuramente di far male, di far male e di incidere. Volevo parlare poi dall'aspetto arbitrale, l'ho già detto su Instagram sostanzialmente, lo confermo qua. A me non piace il fatto di vedere il rigore che per esempio è stato concesso oggi al Pisa. E l'avevo già detto, si va verso questa direzione, ormai è in aria, non conta più nulla, se la prendi non interessa quanto è aperto, non gli interessa se è congruo, non gli interessa ormai nulla, ti danno rigore. Ormai in aria, se non vuoi commettere rigore, devi stare veramente come i pinguini, ma lo devi fare H24, perché anche un rimpallo, una palla inaspettata all'ultimo secondo ti può fregare. È una roulette russa in aria, è una roulette russa, se non stai con le mani perennemente attaccate, anche quando salti, perché succede spesso, voglio dire, soprattutto anche quando salti o quando fai un movimento così imprudente, no imprudente, un movimento funzionale al movimento, eh, puoi pescare rigore, è una roulette russa, questo francamente non è calcio. E nel primo tempo viene tolto un rigore al Pisa quando era nettamente il rigore da dare. Quella è la cosa che mi manda in bestia. Nel primo tempo quello è nettamente il rigore da dare, perché vai a fischiare un fallo, un tocco di mano, anche in quel caso un tocco di mano quanto solo è a terra, e che deve fare? Si è poggiato a terra, quindi ormai non la possono toccare in nessun modo la palla, perché via. Non ci si capisce niente, francamente, così è sempre peggio, è sempre peggio. E francamente dispiace perché vedi delle leggi che sono contro natura, e quando sei contro natura stride. E questo è sostanzialmente un Napoli, ribadisco, magari anche sottotono, ma il bello è che questo Napoli qua, sottotono, tutto quello che vi pare, stava 1-1
è andato a fare 2 gol e poi ancora una volta si è fatto gol da solo, quasi mi verrebbe da dire, perché quell'errore di Di Lorenzo è bruttissimo, perché ma prima male. E, però la partita di oggi dice anche che quest'anno con la Champions sì, può essere molto più faticoso per il Napoli, quindi la profondità di rosa di cui parlavo prima deve assolutamente sfruttarla in tutto per tutto durante la stagione. Dovrà farlo perché altrimenti il Milan davvero può avere un vantaggio. Ecco, mi sento di dire questo. A questo punto della fiera è un avversario davvero da tenere d'occhio. Forse è presto per parlare, tutto quello che pare, ma proprio perché è presto, proprio perché siamo alla quarta giornata, tutto può succedere in un senso o nell'altro. E quindi noi siamo qui come al solito per fare sostanzialmente cronaca di quello che accade e di che? Di che? E di dire la nostra, tutto qua. Va bene. Signori miei, un grande abbraccio, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Rischio.